Frana, Vajont, 9 ottobre 1963, ore 22:45. Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d'acqua e l'acqua traboccata sulla tovaglia. Tutto qui. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna, e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. Leggerlo fa venire i brividi. Ci troviamo alla diga del Vajont. Oggi ci troviamo in un posto che è stato scenario ben 62 anni fa di un disastro famoso in tutta Italia e probabilmente anche in tutto il mondo. Come vedete qui c'è una diga molto molto famosa, la diga del Vajont. Questo che vedete qua alle mie spalle è il costone della montagna che è franato e ha causato appunto non la rottura della diga, bensì l'esondazione di quest'ultima. Vedete qua è ancora tutto completamente franato. Infatti adesso il bacino qua viene tenuto appositamente vuoto. La diga è rimasta lì, è rimasta dove doveva essere, a retto. Il problema è che l'onda che si è creata l'ha sorpassata, causando più di 2000 vittime. Adesso sto incamminando su questo sentiero passaggio, questa passerella costruita appositamente per raggiungere il fronte della diga, che si raggiunge dall'altro lato passando sotto una galleria, per vederla in tutta la sua altezza, cioè dal lato in cui è esondata. Devo ammettere che vedere tutto questo e pensare che è venuto giù da là praticamente, tutto quello che voi vedete qua sotto non è montagna, è la frana della montagna, ed è partita praticamente da là in cima, tutto qua sopra, vedete che è più chiaro, è venuto giù fino a qui, facendo esondare il bacino che c'era qui. La diga in sé ha retto ben 10 volte la portata per la quale era stata creata. Qui ci sono già alcune immagini di com'era. Vi faccio vedere dal lato in cui è esondata. Pensate che la diga è alta 261 metri per una larghezza massima da qui a qui di 190 metri. Da qua dietro è venuto giù tutto e in 10 secondi il bacino si è riempito completamente di terra e ha fatto esondare tutto quello che stava al suo interno, scendendo completamente a valle. Veramente mette i brividi. Adesso vediamo, dovrebbe esserci anche qualche museo per farvi capire, vedere e leggere soprattutto dettagli molto più realistici, più veri di quello che era, di quello che è successo. Noi calcolate che per arrivare in questo punto e avere questa visuale dovete percorrere la strada letteralmente a piedi dentro le grotte. Penso si possa, perché comunque lo spazio è abbastanza largo per far passare delle persone, e potete vedere questa cosa veramente gigantesca. E fun fact, il progetto per capire se era fattibile la costruzione, come i picchetti e tutto quello che andava usato è stato progettato da dei bergamaschi. Ed ora, per tornare dall'altro lato, ossia dal lato dietro, dal lato del bacino, si ripercorre la strada stando in parte e passando dentro le grotte. Ovviamente questa strada è a senso unico alternato da dei semafori, appunto perché è stretta e 2 macchine non ci passerebbero, ma anche questa è veramente suggestiva perché ci sono tutte quelle aperture qua che permettono una visuale della diga veramente veramente suggestiva. Adesso ci vediamo dall'altra parte.
Vediamo se riesco a spiegarvi grandi linee e farvi capire come è andata la frana. Qua possiamo vedere la gola nella quale è stata costruita la diga. La diga si trova qua, o meglio qua, come potete vedere. È stata messa la diga. Qui in giallo vedete la parte di monte che è venuta giù tutta insieme. Qua c'è scritto la data in cui è successo, il 9 ottobre 1963, ben 62 anni fa, alle ore 22:45. La frana, Vajont, 9 ottobre 1963, ore 22:45. Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d'acqua e l'acqua traboccata sulla tovaglia. Tutto qui. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna, e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. Leggerlo fa venire i brividi. E ora sto per avviarmi su questa stradina a bordo della strada principale che mi porta esattamente dove si trovava il bacino prima dello steripamento. Qui, 62 anni fa, c'era acqua. Prima che tutto quello che vedete davanti a noi fosse dove si trova ora. Adesso sto scendendo lungo questa strada per arrivare fino ai piedi proprio della diga dal lato del bacino. Per farvi capire quanto intendo essere vicino quando dico che sono alla base della diga, vuol dire che sono così vicino a toccarla. Dove mi trovo adesso, una volta c'era acqua, solo acqua. E adesso non c'è più niente, è tenuto volutamente vuoto. È impressionante. E ora, lasciandomi la diga alle spalle, torniamo alla macchina. Sono appena uscito dal museo, che consiglio di venire a vedere se passate di qui, con questa immagine come sfondo, ovvero la cornice creata apposta per ricordare, e qua dietro si vede la diga. Vi saluto e al prossimo video.